Salve a tutti, in questa lezione imparerete a fare un paesaggio toscano ad acquerello. Se siete interessati alla lezione integrale potete richiederla nel primo link in descrizione. Iniziamo subito con procurarci i soliti acquerelli. Uso questi in godè, una spugna, 2 contenitori per l'acqua perché un contenitore deve essere sempre pulito, uno spruzzino, un diffusore erogatore e poi del sale ci occorrerà. Iniziamo subito con fare un disegno preparatorio, poi logicamente ci occorrono i soliti pennelli adatti, quelli per acquerello che sono un po' bombati, che riescono a trattenere meglio l'acqua. Io ho preparato un disegno di un paesaggio toscano che ora vi mostrerò appunto in dettaglio come poi lo dipingo. Lavorerò con la tecnica in alcuni punti bagnato su bagnato, quindi preparo il colore bagnato e anche il supporto lo bagnerò. Infatti con un pennello abbastanza grande vado a bagnare un po' il fondo del mio dipinto. Una volta bagnato il fondo procederò con stendere il colore in maniera molto delicata e leggera, partendo sempre dallo sfondo, cioè dalle cose che stanno dietro, e cercando di salvaguardare sin da subito a punte bianche che sono presenti nella composizione. Dopo aver steso il colore abbastanza diluito, posso andare in alcuni punti per caricamento a rafforzare. Con lo spruzzino diffusore cerco di dare degli effetti più morbidi. Se lavoro sempre bagnato, sicuramente verrà un effetto molto sfumato. Le montagne andrò a farle invece bagnato su asciutto, cioè ho il colore diluito bagnato, ho scelto un violetto grigio che vado anche qui a fondere poi con il colore che ho usato nello sfondo del cielo. Questa cosa che io farò la faccio per tutte le montagne, cercando di venire sempre più avanti, mettendo i colori sempre più definiti, sempre più marcati, di modo che do l'idea già attraverso la pittura anche di una profondità appunto atmosferica, una profondità spaziale, perché le montagne che si trovano verso l'orizzonte più vicine saranno sicuramente più chiare di queste che ho in primo piano. Dovete sempre stare attenti a salvaguardare i bianchi, quindi vedete tra una montagna e l'altra lascio un leggero stacco, poi inizio col dare il colore della vegetazione, quindi verdi, dei prati, e continuerò per tutto il lavoro facendo la base che viene data a una prima stesura di bagnato su asciutto, e per caricamento poi quando è un pochino più asciutto, ma non del tutto, perché se voglio che si creino comunque degli effetti più morbidi non devo lavorare asciutto su asciutto come si dipinge con le tempere, ma lavorerò comunque sulla carta che è ancora leggermente umida dal passaggio precedente di colore. Questo io dovrò farlo su tutta la base del mio dipinto. In un primo piano metterò dei colori, dei prati che sono color arancio, prati coltivati dove si vede poi sullo sfondo anche una casa, e quindi lascerò anche lo spazio dove ho preparato già il disegno per rappresentare una casa con dei cipressi che sono tipici del paesaggio appunto toscano. In primo piano, state ben attenti, dobbiamo mettere colori più decisi, e quindi recupero il verde, un blu, e aggiungo a fresco del sale che servirà per creare degli effetti un po' particolari. Dopodiché, quando avrà il sale catturato il mio colore, potrò andare a rimuoverlo. Logicamente più intervengo veloce e più il sale catturerà il mio colore. Logicamente anche il colore che metto deve essere abbastanza scuro, perché se è poco sopra di tonalità la carta che uso è logico non si vedrà questo effetto. Nel frattempo io vado a rifinire alcune parti che devono essere più definite, compresa per esempio la mia casa, stando attenta a dare per esempio gli effetti di luce e di ombra. Il lavoro, se siete interessati a vederlo nel completo di una totalità di 1 ora e un quarto, il tempo che io ho impiegato per fare questo dipinto, potete richiedermi la lezione attraverso il mio sito
oppure scrivendomi, nessun problema, potete acquistare la lezione, altrimenti questo è praticamente un estratto velocizzato di quella che è la lezione. In realtà io spiego tutte le varie caratteristiche e tecniche che si impiegano. Una volta rimosso anche il sale, io posso andare a perfezionare sempre di più, a dettagliare il mio lavoro con tanti passaggi successivi che, vi ripeto, vanno eseguiti lavorando sempre più con un colore che è più saturo e anche meno appunto diluito.
Alla fine del mio lavoro dovrò cancellare quelle parti di disegno che erano rimaste evidenti. Logicamente vi ricordo che dove io sono passata però sopra con il colore ad acquerello sicuramente sarà più difficile rimuovere il lapis. Per questo, quando usate la matita di grafite per fare il disegno preparatorio, vi consiglio sempre di passare poi con la gomma pane per abbassare i toni della vostra grafite. Spero che il video vi sia piaciuto, vi sia tornato utile. Se avete richieste da fare su argomenti o soggetti che vorreste che io trattassi, potete indicarmeli. Se vi è piaciuto, vi invito comunque a condividere il video, a lasciare il vostro like, un commento che aiuterà sicuramente l'algoritmo a far visualizzare anche di più il mio video e i miei contenuti, di modo che io possa continuare poi a farli gratuitamente per tutti. A presto, ciao ciao!